Ti sei mai chiesto cosa succede prima che una semplice confezione di pollo arrivi sullo scaffale di un supermercato? Quello che vediamo alla fine del processo è soltanto l'ultimo anello di una filiera molto più lunga e complessa. Prima di diventare un prodotto confezionato, il pollo attraversa numerose fasi, dalla selezione degli animali riproduttori alla produzione delle uova, dall'incubazione alla crescita dei pulcini, fino al trasporto verso lo stabilimento di lavorazione. Qui entrano in gioco sistemi automatizzati, controlli sanitari, tecnologie di raffreddamento, macchinari di precisione e procedure di tracciabilità. Ogni passaggio deve essere coordinato. Ogni temperatura deve essere controllata. Ogni lotto deve poter essere identificato. E ogni fase deve rispettare precise procedure di igiene e sicurezza alimentare. In questo viaggio entreremo virtualmente all'interno di una moderna filiera avicola per seguire il percorso del pollo dall'inizio alla fine. Partiremo dai capannoni dove vengono allevati gli animali riproduttori. Poi entreremo nell'impianto di incubazione, seguiremo la nascita dei pulcini e il loro trasferimento negli allevamenti. Infine arriveremo nello stabilimento industriale, dove il prodotto viene lavorato, controllato, raffreddato, sezionato e confezionato. E alla fine capiremo come una complessa rete di tecnologie e operatori trasformi questo lungo percorso in una confezione pronta per raggiungere il consumatore. Ogni fase della filiera comincia molto prima della lavorazione della carne. Tutto ha origine negli allevamenti dedicati agli animali riproduttori. Qui galli e galline vengono mantenuti in strutture progettate per creare condizioni ambientali controllate e favorire la produzione delle uova destinate all'incubazione. L'alimentazione rappresenta uno degli elementi fondamentali. Gli animali ricevono razioni formulate secondo specifiche esigenze nutrizionali, mentre sistemi automatici distribuiscono il mangime lungo le linee di alimentazione. L'automazione permette di distribuire il mangime in modo regolare e controllato, riducendo le operazioni manuali. Anche l'ambiente interno viene monitorato continuamente. Sensori distribuiti all'interno dei capannoni controllano parametri come temperatura e umidità. Questi dati vengono raccolti dai sistemi di controllo e utilizzati per regolare automaticamente ventilazione e ricambio dell'aria. Quando le condizioni esterne cambiano, il sistema può modificare il funzionamento degli estrattori e delle prese d'aria. Nei periodi più caldi, alcune strutture utilizzano la cosiddetta ventilazione a tunnel. L'aria viene aspirata attraverso una parte del capannone mentre viene fatta entrare dall'estremità opposta. Si crea così un flusso d'aria longitudinale che permette di rinnovare rapidamente l'ambiente interno. Anche la gestione della lettiera e degli scarti fa parte del sistema. Apposite apparecchiature possono rimuovere periodicamente il materiale accumulato e trasferirlo in contenitori esterni. In questo modo vengono mantenute condizioni ambientali più controllate e si riducono alcuni fattori indesiderati all'interno delle strutture. Lo stesso sistema centralizzato può coordinare l'alimentazione, l'abbeveraggio e l'illuminazione. Gli operatori possono controllare le principali variabili attraverso interfacce digitali e ricevere segnalazioni quando un parametro supera i valori impostati. La tecnologia, quindi, non serve soltanto ad aumentare l'efficienza. Serve anche a monitorare costantemente l'ambiente nel quale gli animali vengono allevati. In grandi strutture di questo tipo, migliaia di galline possono produrre ogni giorno un numero elevato di uova destinate all'incubazione. Le uova vengono raccolte attraverso sistemi automatici e trasferite su nastri trasportatori. Da qui raggiungono le aree dedicate alla selezione e al controllo. Prima di proseguire, le uova vengono classificate secondo criteri di qualità. Quelle conformi vengono preparate per il trasferimento verso l'impianto di incubazione. Un sistema automatico può posizionarle all'interno dei vassoi mantenendo l'orientamento corretto. È un dettaglio importante, perché la posizione dell'uovo durante l'incubazione deve essere gestita con attenzione. Dopo i controlli, le uova vengono conservate nelle condizioni previste fino al momento del trasferimento. Ed è proprio qui che inizia una delle fasi più affascinanti dell'intero processo. L'incubazione. L'impianto di incubazione è progettato per gestire grandi quantità di uova in ambienti altamente controllati. Le aree dedicate alle uova e quelle destinate ai pulcini vengono mantenute separate,
con procedure specifiche per ridurre il rischio di contaminazioni incrociate. Anche il personale deve seguire protocolli rigorosi. Prima di accedere alle aree produttive vengono utilizzati spazi dedicati, procedure di igiene, abbigliamento e calzature specifiche. La pulizia è una parte essenziale del processo. Superfici, attrezzature e sistemi di drenaggio vengono sottoposti a controlli e procedure di sanificazione. Quando arrivano i carichi provenienti dagli allevamenti dei riproduttori, le uova vengono trasferite nell'area prevista per la preparazione. In alcuni impianti vengono utilizzati trattamenti di disinfezione autorizzati prima che le uova entrino nelle incubatrici. I vassoi vengono quindi posizionati sui carrelli. I carrelli utilizzati vengono successivamente lavati e preparati per un nuovo ciclo. Tutto è organizzato per mantenere separati i flussi puliti da quelli che devono essere sottoposti a lavaggio. All'interno dell'impianto, le uova entrano nelle incubatrici. Qui temperatura, umidità, ventilazione e altri parametri vengono controllati in modo preciso. Prima di iniziare l'incubazione vera e propria, le uova possono essere sottoposte a una fase di preriscaldamento. Questo permette di evitare variazioni termiche troppo rapide. Successivamente rimangono per diversi giorni all'interno delle incubatrici. Durante questo periodo i sistemi automatici controllano continuamente le condizioni ambientali. Schermi e sensori permettono agli operatori di verificare in tempo reale i parametri principali. È un processo nel quale la precisione è fondamentale. Una variazione dell'ambiente può influenzare lo sviluppo dell'embrione. Per questo le incubatrici sono progettate per mantenere condizioni il più possibile stabili. Dopo il periodo previsto, arriva il momento del controllo. I carrelli vengono trasferiti alla stazione di ovoscopia. Qui sistemi ottici e sensori permettono di distinguere le uova fertili da quelle che non hanno sviluppato un embrione vitale. Le uova che proseguono nel processo possono essere sottoposte a procedure di vaccinazione previste dal programma sanitario dell'allevamento. L'obiettivo è preparare i futuri pulcini alle fasi successive della loro crescita. A questo punto il processo entra nella fase più delicata: la schiusa. Le uova vengono trasferite nei vassoi dedicati alla nascita dei pulcini. Le condizioni ambientali continuano a essere monitorate attentamente. Gradualmente i pulcini iniziano a rompere il guscio. La schiusa può svilupparsi nell'arco di molte ore, in determinate condizioni, proseguire per più di un giorno. Quando i pulcini escono dall'uovo, vengono trasferiti nelle aree predisposte. I gusci rimasti vengono separati e successivamente raccolti per essere gestiti secondo le procedure dello stabilimento. I pulcini vengono controllati dagli operatori. Quelli che presentano condizioni non compatibili con il proseguimento vengono gestiti secondo protocolli veterinari e procedure previste dalla normativa. I pulcini sani ricevono le procedure sanitarie previste e vengono trasferiti in un ambiente climatizzato. Qui trovano acqua e alimentazione fino al momento del trasferimento. È una fase breve, ma fondamentale. Da questo momento inizia la crescita degli animali destinati alla produzione. Il viaggio verso l'allevamento viene organizzato cercando di mantenere condizioni ambientali controllate. I mezzi utilizzati sono progettati per garantire ventilazione e protezione durante il trasferimento. L'obiettivo è ridurre al minimo lo stress e mantenere condizioni adeguate durante il viaggio. Quando i pulcini arrivano alla fattoria, trovano un ambiente precedentemente preparato. La struttura viene pulita, disinfettata e lasciata vuota per un periodo prima dell'arrivo del nuovo gruppo. Questo tipo di procedura, conosciuta nell'allevamento come periodo di vuoto sanitario, contribuisce alla gestione dell'igiene tra un ciclo produttivo e il successivo. All'interno del capannone viene preparata una nuova lettiera. Il sistema di ventilazione viene controllato. La temperatura viene regolata in funzione dell'età degli animali. E acqua e mangime sono disponibili fin dall'inizio. Durante le settimane successive, i pulcini crescono rapidamente. L'alimentazione viene controllata e adattata alle diverse fasi di crescita. Il mangime può essere formulato con ingredienti come mais e soia, insieme a vitamine e minerali necessari alla dieta degli animali.
Sistemi automatici permettono di distribuire il mangime e monitorare il consumo. Anche l'acqua viene distribuita attraverso linee di abbeveraggio. Nel frattempo, i sensori continuano a monitorare temperatura, umidità e qualità dell'aria. La ventilazione viene modificata automaticamente quando cambiano le condizioni ambientali. La luce naturale può contribuire a creare un ambiente più adatto ai normali comportamenti degli animali. In alcune strutture vengono inoltre utilizzate aperture che permettono l'accesso a spazi esterni, quando previsto dal sistema di allevamento. Tutto il processo viene monitorato. L'obiettivo è ottenere una crescita regolare mantenendo sotto controllo le condizioni dell'ambiente. Quando gli animali raggiungono il peso previsto per la commercializzazione, inizia la fase successiva. Il trasferimento verso lo stabilimento di lavorazione. Prima del trasporto, gli animali vengono raccolti e sistemati in appositi contenitori o moduli. I sistemi moderni cercano di ridurre il sovraffollamento e facilitare la ventilazione. I moduli vengono puliti e disinfettati tra un lotto e l'altro. Il trasporto deve essere organizzato in modo da ridurre il più possibile la durata del viaggio e mantenere condizioni adeguate. Arrivati allo stabilimento, gli animali vengono trasferiti nell'area dedicata alla ricezione. Ed è qui che il processo cambia completamente. Dall'allevamento si passa alla produzione industriale. La zona di ricezione è progettata per gestire il flusso degli animali prima dell'inizio della lavorazione. In alcune strutture vengono utilizzati sistemi automatizzati per movimentare i moduli. L'obiettivo è ridurre le operazioni manuali e rendere il trasferimento più ordinato. L'illuminazione può essere regolata per creare condizioni più controllate durante questa fase. Prima di procedere, vengono effettuati i controlli previsti. Da questo momento, il percorso diventa una sequenza industriale altamente sincronizzata. Il prodotto passa da una stazione all'altra senza interruzioni inutili. Prima della lavorazione, gli animali vengono sottoposti a una procedura di stordimento conforme alle normative applicabili. Lo scopo è portarli alla perdita di coscienza prima delle fasi successive. Questa parte della filiera è soggetta a precise regole e controlli. Una volta completata questa fase, inizia la lavorazione industriale. Il processo prosegue verso le macchine dedicate alla preparazione della carcassa. Una delle prime operazioni è la scottatura. La carcassa passa attraverso un sistema progettato per facilitare la successiva rimozione delle piume. Subito dopo entrano in funzione macchinari automatici per la spennatura. La velocità della linea è elevata, ma le apparecchiature devono essere sincronizzate con precisione. L'obiettivo è rimuovere le piume in modo efficace mantenendo il prodotto nelle condizioni previste. A questo punto la carcassa prosegue verso le fasi successive. Arriviamo ora a una delle fasi più automatizzate. La lavorazione interna viene effettuata attraverso sistemi meccanici progettati per operare con rapidità e precisione. Durante il percorso vengono effettuati controlli visivi e automatici. Telecamere e sistemi di visione possono individuare anomalie esterne e segnalare i prodotti che richiedono ulteriori verifiche. La tecnologia permette di controllare un numero enorme di prodotti in tempi estremamente brevi. Ma anche qui la supervisione umana rimane importante. Gli operatori monitorano le apparecchiature e intervengono quando necessario. Terminata la lavorazione iniziale, le carcasse vengono sottoposte ai trattamenti previsti e successivamente raffreddate. Il controllo della temperatura diventa ora fondamentale. In alcuni impianti viene utilizzato il raffreddamento ad aria. La temperatura viene abbassata in modo controllato per mantenere la qualità del prodotto e rispettare i requisiti di sicurezza. L'acqua utilizzata nei processi industriali può essere sottoposta a sistemi di recupero e riciclo. Anche il calore residuo prodotto dagli impianti può essere recuperato per migliorare l'efficienza energetica. Questi sistemi fanno parte di una tendenza sempre più importante nell'industria alimentare, produrre di più utilizzando meno risorse. Anche la struttura dello stabilimento è progettata pensando al processo. Le superfici devono essere facilmente lavabili. Le aree di produzione devono essere organizzate in modo da ridurre il rischio di contaminazioni incrociate. I flussi di persone, prodotti e materiali devono seguire percorsi precisi.
La disposizione lineare delle apparecchiature permette al prodotto di avanzare continuamente. Meno movimentazioni inutili significano maggiore efficienza. E un processo più ordinato facilita anche il controllo della temperatura e dell'igiene. Dopo il raffreddamento, le carcasse entrano nella fase di classificazione. Sistemi di pesatura automatici rilevano il peso di ogni prodotto. Telecamere e sensori possono raccogliere ulteriori informazioni. In base ai parametri rilevati, il sistema decide verso quale linea indirizzare ogni pezzo. Alcuni prodotti possono essere destinati alla vendita intera. Altri vengono inviati alla linea di sezionamento. Altri ancora possono essere destinati a ulteriori lavorazioni. È una vera e propria rete automatizzata. Il prodotto viene identificato e indirizzato senza interrompere il flusso. Ora arriviamo a una delle fasi più interessanti. Il sezionamento. Qui il pollo viene trasformato nelle diverse parti che troviamo normalmente nei supermercati. Petto, cosce, ali e altre porzioni destinate a differenti prodotti. Le macchine utilizzano lame e sistemi calibrati per seguire il più possibile la struttura anatomica. L'obiettivo è ottenere tagli uniformi riducendo al minimo gli sprechi. In alcune linee possono essere utilizzati sistemi robotizzati e sensori per aumentare la precisione. Ogni pezzo continua quindi il proprio percorso. Dopo il taglio, il prodotto può attraversare sistemi di controllo avanzati. Tra questi possono esserci apparecchiature a raggi X e sistemi di rilevamento progettati per individuare eventuali corpi estranei o anomalie. Il principio è semplice. Ogni pezzo deve rispettare determinati parametri prima di poter continuare verso il confezionamento. Quando un prodotto non supera il controllo, viene automaticamente separato dalla linea principale. Può essere inviato a un'area dedicata per ulteriori verifiche o per una diversa destinazione industriale. Quelli conformi proseguono invece verso la fase successiva. Il confezionamento. Qui il processo diventa ancora più veloce. I pezzi di pollo vengono trasferiti alle macchine confezionatrici. A seconda del prodotto, possono essere utilizzate confezioni sottovuoto oppure confezionamento in atmosfera modificata. L'obiettivo è proteggere il prodotto e mantenerlo nelle condizioni previste durante la distribuzione. Le macchine dosano, posizionano e sigillano. I sistemi di pesatura verificano il contenuto. Se una confezione non rispetta i parametri stabiliti, può essere automaticamente rimossa dalla linea. Poi arriva l'etichetta. Sulla confezione vengono riportate le informazioni necessarie per identificare il prodotto. Peso, data, lotto, indicazioni di conservazione e i dati necessari per la tracciabilità. In alcuni sistemi moderni possono essere utilizzati anche codici digitali e QR code collegati alle informazioni del lotto. In questo modo una singola confezione può essere collegata alla sua storia produttiva. Il prodotto confezionato non può semplicemente essere lasciato a temperatura ambiente. Deve essere mantenuto all'interno della catena del freddo. Le confezioni vengono quindi trasferite rapidamente nelle aree refrigerate. Qui vengono conservate fino al momento della spedizione. La temperatura continua a essere monitorata. Ogni passaggio deve rispettare le condizioni previste. Dalla fabbrica al magazzino. Dal magazzino al camion. Dal camion al centro di distribuzione. E infine dal centro di distribuzione al supermercato. La catena del freddo accompagna il prodotto lungo tutto il percorso. Nel magazzino refrigerato le confezioni vengono organizzate in base agli ordini. Sistemi informatici permettono di identificare i diversi lotti e gestire le movimentazioni. I prodotti vengono preparati per la spedizione. Quando arriva il momento, vengono caricati sui mezzi refrigerati. A questo punto il prodotto ha completato la maggior parte del suo viaggio. Ma la filiera non è ancora finita. Manca l'ultimo passaggio. La distribuzione. I camion lasciano lo stabilimento e iniziano il viaggio verso i centri di distribuzione e i punti vendita. Il prodotto continua a essere mantenuto nelle condizioni previste. Quando arriva al supermercato, viene trasferito nelle celle frigorifere e successivamente esposto nei banchi refrigerati. Ed è proprio lì che il consumatore lo vede. Una confezione apparentemente semplice.
Ma dietro quella confezione ci sono allevamenti, incubatori, trasporti, macchinari, sistemi informatici, controlli sanitari, operatori specializzati e una complessa rete logistica. La moderna industria avicola non punta soltanto sull'automazione. Anche la sicurezza dei lavoratori è diventata un elemento importante. Piattaforme ergonomiche, sistemi automatizzati e procedure di lavoro vengono progettati per ridurre le operazioni più pesanti e ripetitive. In alcune aziende vengono inoltre messi a disposizione programmi dedicati al benessere del personale e servizi di assistenza. Allo stesso tempo cresce l'attenzione verso l'utilizzo delle risorse. L'acqua può essere recuperata e riutilizzata in determinati processi. Il calore residuo può essere recuperato. I sistemi di trasporto interni possono essere automatizzati per ridurre movimenti superflui. E anche i materiali utilizzati per il confezionamento possono essere progettati pensando alla riduzione dell'impatto ambientale. L'obiettivo è rendere la produzione più efficiente, mantenendo al tempo stesso elevati standard di sicurezza. Nel mondo, il pollo rappresenta una delle fonti di proteine animali più consumate. La sua diffusione è legata anche alla versatilità e alla possibilità di produrre grandi quantità di carne attraverso sistemi altamente organizzati. Paesi come Stati Uniti, Brasile, Cina e quelli dell'Unione Europea rappresentano importanti realtà della produzione avicola mondiale. Ma la crescita della domanda porta con sé anche nuove sfide. Come ridurre il consumo di acqua? Come utilizzare meno energia? Come gestire meglio gli scarti? Come ridurre l'impatto ambientale dei trasporti? E soprattutto, come continuare a migliorare gli standard di benessere animale? Sono domande che stanno spingendo l'industria verso nuove tecnologie e nuovi sistemi di produzione. Il futuro della filiera avicola sarà quindi sempre più legato all'efficienza, alla tracciabilità, all'automazione e alla sostenibilità. Alla fine di questo viaggio possiamo vedere quanto sia complesso il percorso che porta una confezione di pollo fino al supermercato. Tutto comincia dagli animali riproduttori. Poi arrivano le uova. L'incubazione. La nascita dei pulcini. La crescita negli allevamenti. Il trasporto. La lavorazione industriale. Il raffreddamento. La selezione. Il sezionamento. I controlli. Il confezionamento. La refrigerazione. E infine la distribuzione. Ogni fase è collegata alla successiva. E ogni fase richiede controllo, precisione e organizzazione. Dietro una confezione che vediamo normalmente nel banco frigo esiste quindi una filiera industriale lunga e altamente coordinata. Una filiera nella quale persone e tecnologia lavorano insieme per gestire enormi quantità di prodotto. Ma il futuro pone una nuova sfida. Non si tratta soltanto di produrre di più. Si tratta di trovare il modo di produrre in maniera sempre più efficiente, riducendo il consumo di risorse, limitando gli sprechi e migliorando continuamente gli standard di sicurezza, sostenibilità e benessere animale. È questo il grande equilibrio che l'industria avicola dovrà affrontare nei prossimi anni. Perché la domanda globale continua a crescere. Ma crescono anche le aspettative dei consumatori. E dietro ogni confezione di pollo, in futuro, non ci sarà soltanto una storia di produzione industriale. Ci sarà anche la storia di come la tecnologia avrà contribuito a rendere quella produzione più efficiente, più tracciabile, idealmente, più responsabile. Se questo viaggio dentro la filiera del pollo ti ha fatto scoprire qualcosa che non conoscevi, lascia un like e iscriviti al canale. E soprattutto, scrivici nei commenti quale altra fabbrica o quale altro processo industriale vorresti vedere nel prossimo documentario. Ci vediamo nel prossimo viaggio. Dentro una nuova fabbrica.